Ciao a tutti, ciao Fabio. Ciao. Oggi vogliamo parlare un po' di Documenta 2022, visto che la Documenta di questa edizione sta suscitando un sacco di discussioni e polemiche. Tu che ne pensi, Fabio? Quale problema secondo te è da particolarmente notare in questo momento e qual è la tua osservazione? Guarda, allora ci sono tanti aspetti di Documenta che possono essere discussi, indagati, ma quello che purtroppo ha creato le maggiori polemiche, le maggiori discussioni nelle ultime settimane è stato un caso, diciamo, di presunto antisemitismo di un lavoro o in generale di tutto il gruppo di Ruan Group, dei curatori indonesiani di Documenta. Già qualche avvisaglia si era vista prima dell'apertura perché c'erano stati degli attacchi all'intervento, al fatto che i Ruan Group avevano invitato un gruppo palestinese che si chiama Question of Funding, che sono attivisti, artisti che in realtà sono anche fortemente contro lo Stato di Israele, quindi discussioni e polemiche erano già partite. Ma poi c'è stata l'inaugurazione. Purtroppo, subito dopo l'inaugurazione, è successo che un lavoro esposto all'esterno, per la verità, in Friedrichsplatz, quindi nella piazza centrale di Kassel, di fronte al Friedrichianum, un lavoro degli artisti, di un gruppo di artisti indonesiani che sono i Taring Padi, composto da tutta una serie di figure grottesche, molto ironiche, anche se con un taglio strettamente, fortemente politico, di accusa politica, è stato riconosciuto che alcune di queste figure sono considerate antisemite. In particolare c'è nel banner in fondo c'era un ebreo osservante, un ebreo ortodosso, riconoscibile dai boccoli, con il cappello con il simbolo delle SS, e c'era un personaggio con un volto di maiale con scritto Mossad e la stella di David, la stella giudaica. Chiaro che questo si collocava in un ambito, ripeto, di satira politica, di un attacco, un'opera realizzata all'inizio degli anni 2000 che si riferiva tra l'altro agli anni ancora precedenti, alla dittatura di Suharto in Indonesia. I Taring Padi appunto volevano accusare Suharto e soprattutto volevano indicare, e ci sono anche altre figure grottesche di questo tipo che appartengono ad altri ambiti occidentali come rappresentanti della CIA, rappresentanti del KGB, volevano indicare che Suharto, la dittatura di Suharto, era sostenuta dai paesi occidentali. Ma in Parlamento qualcuno si è sollevato, ha accusato Documenta, ha accusato i curatori, ha accusato gli artisti, e questo ha creato discussioni al punto che qualche artista, in particolare per esempio Ito Steyler, ha ritirato il lavoro ritenendo che i curatori non fossero in grado, i curatori o l'organizzazione in generale, non fosse in grado di gestire questa situazione, e addirittura la direttrice di Documenta, Sabine Schorman, si è dimessa. Ora, naturalmente è molto difficile per me che sono italiano capire qual è lo stato d'animo tedesco di fronte alle questioni di carattere legate ovviamente all'ebraismo, legate ai ricordi dell'Olocausto, eccetera. Però, insomma, tutta la storia ha portato alla fine ad un caso di censura. L'opera è stata prima nascosta, prima coperta e poi addirittura tolta. E questo secondo me non è, devo ammettere, il mondo dell'arte non ha veramente fatto osservazioni, non mi pare di avere visto persone che si siano schierate, che abbiano preso posizione rispetto a questo avvenimento. Lo ritengo un fatto abbastanza strano, perché in realtà spesso il mondo dell'arte, quando magari casi di censura vengono da altre situazioni, è pronto il mondo dell'arte a schierarsi, a fare battaglia. Ricordo per esempio pochi anni fa alla Triennale di Aichi, quando ci fu il caso di due scultori Kim sudcoreani che avevano portato una rappresentazione della comfort woman, delle donne coreane che erano state abusate durante la guerra
dai giapponesi, e l'avevano esposto appunto in Giappone. Ci fu un attacco abbastanza duro, addirittura dall'allora, purtroppo ormai scomparso, presidente Abe, una presa di posizione ai massimi livelli, ma questo che portò addirittura alla chiusura, a togliere l'opera, o se non addirittura, mi pare, alla chiusura della mostra, e questo suscitò ovviamente delle polemiche in opposizione a questo atto di censura. Ora qui invece tutto è accaduto senza che il mondo dell'arte si sia minimamente scomposto. Io lo trovo un fatto abbastanza grave, perché in realtà credo che l'arte debba mantenere fondamentalmente una possibilità di libertà di parola. Tu come vedi la situazione di censura attuale e in futuro? Ma a dire il vero, è una domanda interessante, e devo dire non è facile rispondere, perché tanto bisognerebbe intendersi cosa significa censura. Diciamo che nei paesi occidentali di norma la censura non c'è. Una volta, per esempio, c'era un'organizzazione ufficiale nell'ambito, per esempio, cinematografico, che vedeva i film e stabiliva quali parti, se eventualmente, quali parti dovevano essere tagliate, o se addirittura tutto il film non poteva essere proiettato. Quindi c'era un'organizzazione vera e propria. Questa non esiste, non c'è più, e tantomeno nell'ambito dell'arte, insomma. Quindi ufficialmente questa censura non c'è. C'è però, come dire, una sorta, potremmo dire, di autocensura, di concezione per cui ci sono cose di cui non è possibile parlare, o non è possibile parlare in un certo modo. Magari in base al moralismo. Sì, diciamo, Oppure... sono punti di vista certamente morali, talvolta di political correctness, cioè di correttezza politica, per cui per esempio non si possono attaccare o dire, insomma, cose che susciterebbero un effetto negativo in gruppi, in comunità, in raggruppamenti di persone. Quindi questa censura, questa forma di autocensura, questa forma di censura morale è piuttosto diffusa. È difficile anche discutere, perché certo, come dire, perché si dovrebbe rendere difficile o rendere non piacevole, no, lo stato d'animo di alcune persone, affermando, mostrando certe cose. Però allo stesso tempo io devo dire che l'arte dovrebbe poter mantenere una sua libertà per potersi sviluppare, altrimenti è difficile stabilire quali sono i paletti. Per cui io ritengo che, nonostante, allora, tanto la domanda, se stiamo andando verso una maggiore censura, io credo di sì. Stiamo andando verso una situazione in cui sempre di più c'è difficoltà a potersi esprimere liberamente. Allo stesso tempo, se questo implica anche la domanda se è un fatto positivo o negativo, io ritengo che sia negativo. C'è una soluzione? Non lo so. Io penso che la soluzione sia nel considerare il limite delle possibilità dell'arte, di tutte le arti, di esprimersi nella legge. Cioè, finché l'arte si esprime all'interno della legge, io credo che sia lecita. Ovviamente non è più lecita se l'arte esce dall'ambito della legge. E tu pensi che sia importante trovare un equilibrio tra il controllo e la libertà? E questo equilibrio, chi può decidere? Appunto, io non sono così convinto che bisogna trovare un equilibrio, perché l'equilibrio, se lo trova la società nel suo complesso, rischia di essere un accordo al ribasso, mentre invece noi sappiamo, pensiamo alle avanguardie, adesso non siamo nell'epoca delle avanguardie, se le avanguardie non sconvolgevano, non rompevano la barriera morale della borghesia di quegli anni, non avrebbero fatto la rivoluzione che è stata fatta nell'ambito dell'arte, nell'ambito della cultura. Ma la stessa cosa ovviamente vale per la scienza. Se la scienza rimane all'interno degli schemi già conosciuti, dove si va? Non c'è progresso, non c'è innovazione, non c'è miglioramento. Quindi io personalmente
non sono per l'equilibrio. Capisco, sono stato per molti anni direttore di un'istituzione, che bisogna rispettare le opinioni di tutti, ma rispettare le opinioni di tutti non vuol dire non dire opinioni contrarie alla tua opinione, vuol dire lasciare a te la possibilità di replicare, vuol dire dire quello che qualcuno pensa, lasciare libero di dire ciò che uno pensa e magari dare la possibilità a chi la pensa diversamente di replicare, non di limitare la possibilità di parlare, che è ciò che temo stia un po' succedendo oggi nel mondo, anche in questo Okay. caso, anche nel caso del documento. Grazie Fabio per aver condiviso la tua opinione così interessante. Se questo argomento interessa anche a voi, vi invitiamo a partecipare alla nostra discussione con commenti sotto e a seguirci il nostro canale. Nella prossima puntata, cioè tra pochi giorni, torneremo sempre su Documenta e questa volta dettaglio della mostra e delle opere presentate. Se avete qualche argomento particolarmente interessante, non esitate a suggerircelo. Prestissimo cercheremo di darvi un riscontro. Grazie di nuovo e a presto. Grazie, grazie a te.